Fa ancora male e credo che farà male per un bel po' di tempo questa sconfitta per 4-0 in casa contro l'Atalanta. Un passivo che non si vedeva dagli anni '60, un qualcosa che, rimarrà negli annali secondo me di questa Juventus. Quindi ci sono tante cose di cui parlare e credo anche che, ci siano tante opinioni discordanti e questo è anche il bello del calcio. Quindi vi chiedo di continuare a iscrivervi, ringrazio gli iscritti, lasciate un mi piace, però commentate, perché vorrei veramente avere un confronto, con voi. Essere un tifoso vuol dire anche avere opinioni discordanti, quindi va benissimo non essere d'accordo con questo video. Questa è la mia opinione e cerco sempre di esprimerla con i modi e toni educati. Allora, partiamo un po' con ordine. Chiaramente adesso, come ogni sconfitta della Juventus e come ogni partita dove la Juventus, non gioca bene, si va subito a distruggere tutto e a chiedere la testa di Thiago Motta. Io, su alcune cose sono d'accordo, su altre un po' meno e adesso partiamo e ve le spiego. Thiago Motta. Allora, Thiago Motta è un allenatore molto giovane, inesperto, al primo anno con una big, al quale manca, secondo me, un po' di umiltà e lucidità. Thiago Motta fa una fatica incredibile a cambiare in corso e Thiago Motta, secondo me, pecca il non saper cambiare modulo. La Juventus con questo modulo quest'anno non sta performando e i numeri ce lo dicono ogni partita. Se il modulo è questo, Thiago Motta deve avere anche altri moduli in testa e deve essere in grado di pescare dal cilindro qualche altra alternativa, altrimenti se in una partita come ieri vieni demolito non hai alternative, cioè praticamente sei in balia dell'avversario. Credo anche che Thiago Motta abbia un problema, proprio di relazione, con alcuni calciatori. È inspiegabile come uno come Khéphren Thuram non abbia giocato praticamente quasi tutte le partite quest'anno. Cioè è un qualcosa che non si può spiegare, perché chiaramente è un giocatore imprescindibile in questo momento nella Juventus. Aggiungo anche che, l'idea che, molti si erano fatti, ma forse anche anch'io all'inizio, che Motta avesse un calcio un po' più propositivo, in questo momento si sta verificando errata. Credo anche che comunque ci sia una comunicazione errata sul calcio moderno. Vi faccio un esempio: quest'idea che, fare bel calcio, dominare il possesso di palla sia l'unico modo per cui si vincono le partite, sia l'unico modo che possa dare spettacolo, è falso. Questo è un qualcosa che può essere fatto da alcuni, allenatori, chiaramente pensiamo a Guardiola, pensiamo a allenatori che hanno fatto la storia con un certo tipo di calcio, però Guardiola ha sempre allenato squadre di altissimo livello con interpreti di altissimo livello, quindi pensare di poter fare quello che Guardiola ha fatto prima al Barcellona, poi ha fatto al Manchester City fino a poco tempo fa, è follia. Non abbiamo gli stessi interpreti. Aggiungo anche che ieri l'Atalanta di possesso palla ne ha solo il 36-37%, però quel 37% è stato un qualcosa che ha dato l'opportunità all'Atalanta di fare più di 20 tiri, una ventina di tiri, tra specchio e non specchio. La Juventus ha avuto più del 60% di tiri ne ha fatti 2. Quindi tenere pallone tanto per tenerlo non fa assolutamente nulla, non crea nulla e non dà nessun tipo di vantaggio. Nessuno. Ehm, la cosa importante è avere una difesa solida e una difesa in grado di, mantenere il numero più basso di gol incassati possibili e il numero più alto di clean sheet, cioè partite senza gol ricevuti. La Juventus fino a ieri aveva numeri molto buoni, però ieri cosa è mancato? È mancato completamente l'apporto di qualità del centrocampo, perché ripeto, quel modulo a me piace molto poco nella Juventus. Credo anche che McKennie ieri fosse completamente scoppiato. Locatelli ha giocato una partita pessima ieri, che Thuram lo metto lì nella mischia, forse un po' meglio, ma comunque sempre insufficiente, se pari 4-0 sufficienza non c'è. Però con squadre come l'Atalanta che gioca uomo a uomo in quella maniera lì e vieni devastato in tutti, di 1 contro 1, non c'è speranza, non c'è assolutamente speranza. Uhm, la Juventus quest'anno si era ripromessa di fare un mercato estivo che andasse a colmare quelle lacune che da anni ci portiamo dietro, da 5 anni ci portiamo dietro queste lacune a centrocampo. Purtroppo Cobb Miners e Douglas Luiz ad oggi si sono dimostrati dei flop e quando in quelle zone nevralgiche
dove hai bisogno di qualità e quantità, fai un flop pazzesco di questa tipologia, beh, purtroppo, non voglio dire che la stagione sia segnata, ma praticamente lo è. Cioè, Colomoni, dopo chiaramente le prime 5 partite le prime 3 partite in cui ha fatto quei 5 gol e quell'exploit, alla fine Colomoni è un po' diventato alla Dusan in questo momento, non tocca quasi un pallone. Non so quanti palloni toccherà a partita, ma si parla sicuramente meno di 30, probabilmente in alcune anche sui 20, 25. Questo cosa ci dice? Che cambiando gli interpreti davanti, il risultato non cambia, quindi non è un problema solo di Dusan Vlahovic, il problema è proprio che la Juventus non crea nulla. La Juventus non ha passaggi in profondità, la maggior parte dei passaggi sono passaggi in orizzontale. Questo viene probabilmente in parte da Motta, che è abbastanza nevrotico sul possesso di palla, ma anche dal fatto che nella squadra in questo momento non hai giocatori di qualità, a parte il Diz, ma il Diz comunque ha 19 anni, che possono prendersi responsabilità e andare a rischiare questi passaggi. Cioè, la maggior parte dei passaggi sono così, orizzontale al compagno più vicino. Quindi questo è un problema grossissimo che la Juventus ha ed è un problema che, dovrà andare risolto a fine stagione. Motta in, Motta out. Allora, per me quella è semplicemente una narrativa, che continua, e che è molto normale e deriva a monte da una comunicazione molto povera da parte della società Juventus. Allora, Motta ha migliorato un po' la sua comunicazione, anche se le dichiarazioni, a mio parere, del dopo partita con l'Atalanta sono, uhm, pessime. Non si può perdere in casa 4-0 e alla domanda a Thiago Motta il suo stato d'animo è simile a quello dopo la sconfitta dell'Empoli e lui dice di no. Beh, secondo me ieri la partita è vergognosa tanto quanto la partita dell'Empoli, cioè la Juventus contro l'Empoli praticamente non gioca, ieri la Juventus praticamente a parte gli ultimi 10 qui gli u i primi scusate 10, 15 minuti, la Juventus non gioca neanche ieri ed è un qualcosa che in casa non si può accettare. Però la comunicazione sbagliata e la comunicazione che manca è quella della società. Cioè ad oggi il tifoso della Juventus è, rattristito, ormai sono 5 anni che siamo rattristiti, però è confuso e si sente abbandonato. Se la società non va ai microfoni, ma non ieri o dopo il PSV o dopo l'Empoli, la società quest'anno doveva essere al fianco dell'allenatore, perché ha deciso di investire su un profilo giovanissimo, di fare una squadra giovanissima e la società deve essere lì ad appoggiare il suo allenatore. Vuol dire che dopo quando ci sono 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pareggi di fila, qualcuno deve andare ai microfoni e dire ai tifosi, alla gente: "Noi sapevamo che quest'anno sarebbe stato un anno di transizione, abbiamo investito su un allenatore giovane e su una squadra giovane per non solo per mettere a posto i conti, ma che perché stiamo cercando di costruire un progetto a lungo termine in cui noi crediamo, che io e te ci crediamo, tu che stai ascoltando il video spero, conta poco. La società, se ci crede, fa determinate scelte. È il loro mestiere di prendere delle scelte. Il nostro mestiere è di tifare da una parte all'altra, fare quello che vogliamo, il loro mestiere è di prendere delle scelte. Però queste scelte devono essere condivise con noi, che andiamo allo stadio, guardiamo le partite e paghiamo dei soldi anche per guardarle, perché altrimenti non ci va più nessuno. Allora, se la comunicazione fosse stata quella, ci troveremmo in un momento storico della Juventus diverso. Aggiungo anche che secondo me, come dico da tanti video, fare un progetto di questo tipo va benissimo, però bisogna affiancare a una squadra giovane e un allenatore giovane una figura di personalità, esperienza e una figura che ha un DNA da Juventus, un ex calciatore. Vi avevo ricordato come il grandissimo Gianluca Vialli, al quale mandiamo un abbraccio, è stata una figura fondamentale nella vittoria dell'Europeo della squadra di Mancini. Senza la sua figura non credo che Mancini sarebbe stato in grado, ma non perché fosse inesperto, perché ci vuole qualcun altro che non sia l'allenatore, che abbia la capacità di, porgere quella spalla nel momento di difficoltà a alcuni giocatori giovani, inesperti e essere lì per loro. A volte anche ad assorbire alcuni colpi ed essere in grado di mantenere un ambiente che remi tutto dalla stessa parte. Questo alla Juventus ad oggi manca, perché Thiago Motta, che io
chiaramente contesto perché alla fine secondo me Thiago Motta è giovane ed è inesperto, ha 42 anni, è inesperto in tantissime cose e deve crescere. Ma se si fa l'investimento sulla crescita, bisogna farlo fino in fondo. Cioè vuol dire che bisogna avere la capacità di capire che se si fa l'investimento sulla crescita, bisogna anche lasciare magari nello spogliatoio 2, 3 personaggi di esperienza, primo. E secondo bisogna affiancare Thiago Motta con qualcuno che possa dare a lui un'idea di cosa voglia dire la comunicazione e essere alla Juventus e ai calciatori di dare quella valvola di sfogo, quella valvola, quella spalla sul quale appoggiarsi e, proprio di avere quella figura che possa indirizzare la via corretta oltre all'allenatore. Thiago Motta mi sembra un qualcuno e probabilmente mi sbaglio, e se mi sbaglio va benissimo, ma mi sembra qualcuno che non abbia questa empatia incredibile. È un personaggio molto ermetico. Lo era da calciatore, lo è da allenatore. Quindi, uhm, la Juventus ha un fan base, un numero di tifosi che è talmente largo ed è in tutto il mondo, che la comunicazione nel 2025 è basilare. Allora, adesso da dove ripartiamo? Beh, bisogna ripartire sempre dalla partita successiva e questa è l'unica cosa sulla quale sono sempre d'accordo con Motta. Nel calcio di oggi, uhm, tutto va in fretta e tutto, e il contrario di tutto, succede nelle 24 ore successive. La Juventus non si può andare adesso a preoccupare di nient'altro oltre che la prossima partita. Credo che chi adesso pensa: "Beh, a fine anno Motta deve andar via. Beh, adesso sarebbe meglio se avessimo preso questo. Sarebbe meglio se Allegri fosse rimasto." Noi viviamo molto nel momento e ci dimentichiamo di quello che è successo 6 mesi prima. Il tempo di Allegri era finito alla Juventus e bisogna non parlarne assolutamente più, perché Allegri in quel momento, per una serie di motivazioni, anche non dovute a colpe sue, non era più adatto a allenare la Juventus. La Juventus doveva fare un cambiamento, il cambiamento l'ha fatto, però l'ha fatto con mezze misure. Ha sbagliato, a questo punto si può dire, quasi completamente il mercato estivo e si troverà in un mercato di quest'anno ad affrontare in una piccola finestra di 10 giorni il, mondiale per club di cui non sappiamo ad oggi con cui ci andremo, come ci andremo, chi sarà nemmeno l'allenatore. E poi dovrà imbastire una stagione nuova dove chiaramente, ormai saranno 5, 6 anni dove la Juventus non vince un campionato e le pressioni saranno sempre più alte. Quindi se rimane Motta, è meglio che gli affianchino qualcuno che abbia l'esperienza, altrimenti Motta sarà distrutto. Se Motta va via, devono mettere qualcuno con esperienza. E adesso chi continua a dire: "Oh, bisogna prendere Conte, questo", Conte è allenatore del Napoli, okay? Conte è allenatore del Napoli. Non esiste solo Conte come allenatore, come non esiste solo Allegri come allenatore, ce ne sono tantissimi altri. Però la Juventus deve fare un passo avanti e deve quantomeno investire su qualcuno che possa riportare all'interno dell'ambiente dello spogliatoio un DNA da Juventus, perché ad oggi le partite uno le può anche perdere. Perdere con l'Atalanta, per quanto faccia male, ci può anche stare, ma è come perdi. E perdere senza metterci anima, cuore, passione e senza far vedere quel DNA da Juventus, quello è inaccettabile, perché quello è difficile da insegnare. Ci vuole qualcuno che sia in grado di farlo. A presto.